Ciao a tutti! Oggi vi parlerò dell'ultimo album dei Måneskin che si chiama Teatro d'Ira Volume 1. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi video. Allora, stiamo parlando di un disco rock suonato oltretutto in presa diretta dall'inizio alla fine, nel senso che non ci sono inserimenti elettronici o beat rap e non ci sono neanche inclinazioni pop, come invece era successo nel disco d'esordio Il ballo del tempo. E stiamo anche parlando di un album che ha già raggiunto il disco di platino. Un traguardo comunque raggiunto grazie anche al successo del singolo Zitti e Buoni, che li ha portati a vincere sia il Festival di Sanremo che l'Eurovision, che è una cosa che non succedeva dal 1964 con Non ho l'età di Gigliola Cinquetti. Piccola parentesi, il rock come anche il rap sono dei generi musicali che hanno una storia decennale e hanno una cultura molto radicata. Questo a volte può portare alcuni ascoltatori a essere un po' integralisti, diciamo così, un po' puristi, e il fatto che un gruppo come Måneskin, che è stato lanciato da X Factor, può aver portato alcuni fan del rock a vederli un po' con diffidenza o addirittura con disprezzo perché non sono vero rock. Ora, per me questi sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano, però quello che dico io è: sono innovativi? No. Sono rivoluzionari? No. Però queste sono cose che posso dire di tutti i gruppi rock mainstream, perché in questo periodo storico questo genere fa un po' di fatica a rinnovarsi. E quindi in un periodo dove il rap, la trap e il pop dominano le classifiche, un disco come questo secondo me ci sta benissimo, soprattutto in Italia. Però a parte questo, secondo me il disco oggettivamente spacca. Poi certo, in Italia ci sono sicuramente tante realtà interessanti nel rock, però loro sono gli unici ad essersi imposti nel mainstream italiano grazie a questa proposta che ricorda un po' il rock radiofonico che andava negli anni 2000, cioè una proposta orecchiabile e diretta che punta per tematiche e per sonorità a un pubblico giovane, anche perché loro stessi sono molto giovani. Comunque, entrando un po' più nel dettaglio, questo Teatro d'Ira Volume 1 si compone di 8 tracce e si presume sia la prima parte di un progetto più ampio. Ci sono 5 tracce più aggressive, 3 più lente e 2 tracce in lingua inglese, che sono I Wanna Be Your Slave, una canzone molto divertente che ricorda un po' i primi Arctic Monkeys, e For Your Love, che è una canzone più cantata, però devo dire che è quella che mi è piaciuta di meno tra tutte. In generale la tematica più ricorrente a livello di testo è quella della ribellione e dell'essere se stessi con orgoglio. Tra le canzoni da annoverare di questo disco c'è sicuramente la traccia numero 2, Coraline, che è un pezzo intenso che racconta in maniera quasi fiabesca la storia di una ragazza senza speranza. Questo per quanto riguarda la tematica, abbastanza triste, mentre sul lato strumentale questo pezzo rappresenta un po' il miglioramento fatto dalla band, perché è la canzone con la struttura più solida. Inoltre la melodia del ritornello mi ricorda molto Malibu di Vegas Jones. Altro pezzo molto interessante e intenso è 20 anni, la traccia conclusiva, che è stata estratta anche come primo singolo. Mentre Lividi sui gomiti, In nome del padre e ovviamente Zitti e Buoni rappresentano la parte più rock del disco, essendo tracce più dirette sia a livello lirico che a livello strumentale. Poi devo dire buona prestazione di tutti i componenti della band, buona la sezione ritmica, buono l'apporto del chitarrista Thomas che arricchisce le canzoni con dei riff semplici ma efficaci e ogni tanto anche con degli assoli, e soprattutto nota di merito per il cantante Damiano, che si conferma un frontman di spessore, non disdegnando anche momenti quasi rappati. Quindi in conclusione direi un buon disco con una bella carica giovanile e comunque piacevole anche grazie alla sua breve durata, anche se dall'altro lato non apprezzo molto questi progetti a metà, perché questi dischi sembrano più degli EP che degli album. In sostanza, al di là di tutte le chiacchiere, secondo me i Måneskin sono un gruppo che dovrebbe renderci orgogliosi come italiani, e spero che col tempo possono ulteriormente migliorare. Niente, spero che questa mia recensione vi sia piaciuta. Vi ricordo, se volete, di lasciare un like, di lasciare un commento, e se non l'avete fatto di iscrivervi al canale. E niente, ci vediamo per i prossimi video. Ciao!